Quante volte ci viene di pensare questa riunione poteva essere risolta con una mail? Questo messaggio vocale avrei preferito fosse stato scritto, oppure perché mi chiama quando potrebbe semplicemente scrivermi un messaggio? Sicuramente gli esseri umani hanno creato moltissimi modi per comunicare. Parole dette a voce, in una telefonata, in una call, in un messaggio vocale, parole scritte su carta, in un messaggio, in un'email, su un muro, immagini ferme, immagini in movimento, immagini o testi detti in diretta oppure in differita, verso molti o verso una persona sola, ripetibili oppure irriproducibili. Ogni messaggio, ogni modo che abbiamo per comunicare ha i suoi pro e i contro in base al momento e alla necessità. Tendenzialmente usiamo quasi sempre o molto spesso i messaggi istantanei, ma non lo useremo se abbiamo la persona lì accanto a noi, a meno che non ci sia qualcun altro che non vogliamo che senta. Sicuramente cerchiamo sempre modi di comunicare che siano il più possibile efficienti, quindi comodi da usare, veloci, magari che costano poco. Molte persone considerano molto efficiente il messaggio vocale. Chi lo invia e chi lo riceve può non guardare il telefono mentre lo invia o lo riceve, non posso camminare, fare altro, soprattutto, devo dire, se devo fare un lungo discorso l'altra persona non mi può interrompere. Molte persone lo considerano un modo efficiente di comunicare. Cosa determina però una comunicazione efficiente? Abbiamo detto, deve essere veloce, quindi inviarlo e riceverlo deve richiedere molto poco tempo e deve passare poco tempo tra l'invio e la ricezione. Deve essere pratico, comodo da usare, non richiedere particolari energie e deve essere economico, se possibile deve costare poco o niente. Prima di proseguire però preferisco fare una distinzione probabilmente molto banale. Una comunicazione efficiente non è per forza una comunicazione efficace. Se l'efficienza è più legata alle cose che abbiamo detto adesso, quindi velocità, praticità, risparmio, l'efficacia è più legata a quello che voglio dire, è più legata al messaggio. Quindi possiamo dire che l'efficienza è più legata alla forma della comunicazione, mentre l'efficacia al contenuto. Se, e mi rendo conto che è un gigantesco se, le storie, il modo con cui le raccontiamo, in cui usiamo la narrazione, è un modo per comunicare, questa cosa inizia a non funzionare più, perché la forma e il contenuto sono molto importanti in una storia e quindi anche il rapporto tra efficienza ed efficacia. Prendiamo i tre criteri che dicevamo prima, quindi velocità, praticità, risparmio. Le storie sono veloci, il modo più veloce che abbiamo per fruire una storia, per acquisire una storia, probabilmente è leggere la trama su Wikipedia, ma non è il modo di godersi una storia, leggere la trama, il bignami, il riassunto della storia. E anzi, i modi di raccontare le storie, diciamo le forme più celebri della narrazione contemporanea, sono lunghe. Serie televisive da tantissime stagioni, saghe di libri, ogni libro di 600 pagine. Spesso la narrazione è lunga e quindi lenta. Tra l'altro, dal lato scrittura, scrivere una storia è spesso più facile se abbiamo più spazio. È più facile scrivere un bel romanzo di 300 pagine che scrivere un bel racconto di 10 pagine. Passiamo alla praticità. Narrazioni pratiche. Allora, prendiamo in esame, per esempio, le due narrazioni, le due forme più celebri del Novecento, il cinema e la letteratura, i romanzi. Non c'è niente di così poco pratico quanto un libro e una serata al cinema. Un libro va acquisito fisicamente, va portato in giro e è un libro di 600 pagine, abbiamo detto, quindi peserà parecchio. Si rovina, si perde, oppure lo prestiamo e quindi è come perderlo. Andare al cinema vuol dire muoversi fisicamente in un posto, sedersi in mezzo a sconosciute e sconosciuti, al buio. Non posso alzarmi finché il film non è finito, non posso metterlo in pausa, non posso parlare con chi mi sta accanto, oppure sarebbe meglio non farlo, non posso guardare il telefono. Sono modi molto poco pratici di fruire una storia. E tra l'altro, se prendiamo in esame questi due modi, possiamo anche dire che sono poco economici. Una serata al cinema e un libro tendenzialmente costano di più di altri modi che abbiamo per fruire le storie, quindi la narrazione non è neanche economica.
Sembra quindi che la narrazione, prendendola come modo che abbiamo per comunicare, è inefficiente, o almeno resiste alla nostra ricerca di efficienza. Quando vogliamo mettere in pausa la realtà, avere un blackout dalla realtà, siamo disposti a prenderci del tempo, siamo disposti a sopportare, anzi a goderci delle scomodità, siamo disposti a spendere dei soldi. Questo perché nella comunicazione di tutti i giorni, quella quotidiana, l'importante è quello che voglio dire, non importa la forma. Io devo dire una cosa, la dico nel modo più diretto e semplice possibile. Nelle storie, nella narrazione, invece, la forma è importante, perché le storie devono essere efficaci e non per forza efficienti. Possono essere inefficienti. Ovviamente ci sono delle eccezioni. Ovviamente ci sono forme di narrazione che stanno diventando efficienti. Le piattaforme di streaming sono efficienti, gli ebook sono efficienti, i podcast sono efficienti, posso ascoltare gli audiolibri, posso ascoltarli mentre cammino, non devo avere un libro in mano. Però non sostituiscono le modalità precedenti. Gli altri modi, i modi precedenti, più tradizionali, se vogliamo, di narrazione, continuano a esistere, a resistere all'efficienza nella loro inefficienza. E allora perché non coltivarla, questa inefficienza? Magari cercando inefficienza, portando le storie, la narrazione verso l'inefficienza, possiamo anche magari trovare maggiore efficacia. Io mi occupo di storie, sono autore di fumetti e mi interessa molto quando una storia ha una forma inusuale, in cui il rapporto tra il modo in cui viene raccontata e cosa racconta è interconnesso, in cui magari il confine tra la realtà e la finzione è più sottile. Mi interessa quando le storie sono strane. Il primo progetto lungo che ho fatto si chiamava To Be Continued, era una serie a fumetti online, gratuita, e molte scelte inefficienti sono state fatte quando l'abbiamo portato avanti. Era intanto una serie orizzontale, quindi bisognava leggere tutto dall'inizio per fruire la storia, non erano episodi autoconclusivi. E questo è una scelta inefficiente se si pensa a un pubblico occasionale che fruisce internet in maniera un po' a caso. Era pubblicato su un sito personale specifico, non era su una piattaforma social o su un aggregatore. E questa è una scelta inefficiente se si pensa a un pubblico pigro, che va attirato nella propria scatola, nel proprio contenitore. Gli episodi erano strani, abbiamo lavorato su una forma web sperimentale, ogni racconto, ogni episodio era fatto in modo diverso, utilizzava delle idee da pagina web un po' strane, un po' particolari. Questo spesso rendeva complicata la fruizione, non poteva essere letto da telefono, ma soltanto da computer, e addirittura alcuni browser facevano delle robe strane, non funzionava benissimo su ogni computer o ogni dispositivo. È stata quella che io considero una meravigliosa esplosione di inefficienza, questo primo progetto. Ed è stato il primo di altri progetti in cui ho cercato l'efficacia prima dell'efficienza. Storie a bivi in forma di newsletter, fumetti costruiti su un loop infinito e adesso racconti epistolari per corrispondenza. Ho la fortuna di far parte della redazione di Apri, che è un progetto in abbonamento di lettere di racconti epistolari. L'idea mi è venuta durante il lockdown, perché appunto, un po' come sul discorso del blackout, a volte non c'è niente di più creativo che essere a casa senza poter fare niente. Mi è venuta questa idea e ho iniziato subito a chiedere dei pareri a persone che si occupano della stampa o dell'editoria. Volevo avere un'opinione, perché mi aspettavo che le risposte potevano essere troppo costoso, troppo di nicchia, troppo complicato. E invece mi fu risposto, ma sai, non è una cattiva idea. E allora con amiche e amici formammo la prima redazione di Apri e partimmo. Funziona così. Noi chiediamo a un'autrice o un autore di narrativa contemporanea di scrivere un racconto epistolare autoconclusivo. Una storia che però non è fatta solo dal testo, ma anche da una serie di elementi che fanno parte della storia. Faccio un esempio. Una lettera, tra l'altro una delle prime che abbiamo fatto, ed è scritta da un autore che è qui di Genova, Paolo Cattaneo. La storia racconta di due sorelle ai primi del Novecento. Una vive con la famiglia in campagna, la seconda invece è serva in una famiglia nobile. Questa seconda, la più piccola, scrive una lettera alla grande, le dice che è convinta che il suo padrone si sia innamorato di lei, è fantastica di un futuro in cui scapperanno insieme.
La più grande le risponde che sono tutte follie, che deve smettere di fantasticare perché sennò si mette nei guai. Le rimanda addirittura indietro la sua lettera con tutte le sue storie perché non ne vuole sapere nulla. Quindi la lettera, la storia, è formata dalle 2 buste delle 2 sorelle, con le 2 lettere scritte con 2 calligrafie differenti, le ricette di cucina che le 2 sorelle si scambiano e una foto dal fronte del fratello, un fiore essiccato. Quello che noi facciamo con redazione è replicare la lettera come se fosse autentica, quindi lavoriamo sulla calligrafia, sulle carte, sui timbri, sulla busta. Vogliamo che la storia non sia semplice testo, ma sia un oggetto, una storia in forma di oggetto e non in forma di solo testo. È un po' come l'idea è che si apre una busta non destinata a noi, c'è un po' anche un gioco voyeuristico nell'aprire una lettera il cui destinatario o destinataria non siamo noi. Noi la produciamo e ogni 2 mesi la spediamo a tutte le persone che sono abbonate. Quello che piace a noi, che le facciamo, e spero a chi le legge, è che si forma una specie di ipertesto analogico. La storia è un mosaico formato da diversi componenti. Questo richiede 2 cose. Da una parte serve del tempo. Va aperta, bisogna vedere tutti i pezzi, mentre si legge bisogna andare a vedere le altre cose per collegare, diciamo, tutti i puntini. Dall'altra serve anche dello spazio, è un po' scomoda da leggere in treno o sul divano, bisogna un po' stendere tutti i pezzi sul tavolo e appunto capire un po' come funziona. Quindi richiede del tempo, anche perché arriva per posta, quindi richiede del tempo per arrivare, richiede del tempo per essere letta, non è pratica da fruire e ovviamente costa da stampare, costa quindi da comprare più che un semplice racconto di narrativa. È lento, è scomodo ed è costoso, decisamente inefficiente. Però nel tempo ha funzionato. Noi al momento abbiamo più di 500 abbonate e abbonati, abbiamo fatto 31 lettere dell'abbonamento classico e 6 dedicate a ragazze e ragazzi. In 3 anni abbiamo spedito più di 20.000 lettere, che in media vuol dire 20 lettere al giorno, tutti i giorni per 3 anni, a più di 3.500 persone, sparse sul territorio nazionale. La realtà in cui viviamo è decisamente complessa. Abbiamo troppe cose intorno, dobbiamo stare dietro a milioni di cose. È naturale, è necessario richiedere efficienza da quello che ci sta intorno, perché dobbiamo alleggerirci il carico, dobbiamo in qualche modo arrivare a fine giornata. Quando però vogliamo staccarci dalla realtà, vogliamo andare da qualche altra parte, forse non c'è bisogno di tutta questa efficienza. È un po' come quando passeggiamo in vacanza, no? E dobbiamo obbligarci a camminare piano, perché siamo abituati ad andare veloce, a camminare in città, perché dobbiamo andare da qualche parte. In vacanza non stiamo andando da nessuna parte, possiamo andare con calma. Ci sono cose che nella vita richiedono efficienza e altre cose no. Quando mi viene chiesto di consigliare qualcosa su come fare le storie, no? Su come lavorare sulle storie, ma che siano serie televisive, videogiochi, fumetti, io consiglio sempre di sperimentare, di fare delle cose strane. Magari poi non funziona, però intanto abbiamo provato di mettere da parte tutto ciò che è classico e comodo. Preferirò sempre qualcosa di originale, qualcosa di inefficiente a qualcosa di efficiente, quando si parla di storie. Consiglio sempre di dare un'occasione all'inefficienza. Grazie.